Per farli avremo bisogno prima di tutto di tessuti. Io ho scelto questi che avevo a casa, che sono tutti sui toni dell'arancione e i quadretti marroncini che mi piacciono molto. Poi un piatto, piatti, bicchieri, tazzine, servono tutte queste cose che siano diciamo rotonde. Poi forbici, penna per scrivere sul tessuto, nastrini vari per decorazione. Io ho scelto questi, ho trovato anche dei fiocchetti così per decorare, poi nastrini, corda, di tutto e di più, anche questi in velluto. Ti servirà anche dell'ovatta quindi un'imbottitura per mettere all'interno. E poi questi che sono bastoncini di cannella, che oltre a essere anche, mamma mia, profumatissimi, mi servono per i piccioli. E poi avevo a disposizione, cui farli anche a casa, delle foglie. Ecco qua, delle foglie che siano staccate da foglie finte, ovviamente. Però le foglie le puoi fare anche a casa. Magari in un prossimo tutorial lo facciamo a casa e ti faccio vedere come si fanno le foglie. Anche per questo progetto non c'è bisogno di macchina per cucire. Forbici e aghi ovviamente ci serviranno. In questo primo tutorial faremo questo marroncino, poi in altri tutorial ne approfittiamo e ti faccio vedere come si fanno foglie fatte a mano, sia con tessuto, ma comunque lo vedremo in un video successivo. Il dritto è all'interno, quindi lo giro in questo modo facendo combaciare le cimose, ok, e metto sopra il piatto, lo metto qua, ok, e poi mi segno con il mio gessetto a penna la circonferenza, ok, così lo fissiamo con uno spillo e lo tagliamo. Ovviamente devono essere due cerchi, possono essere due cerchi oppure si può fare in due modi. Il modo che faccio, la modalità che faccio oggi è una modalità che non è questa che ho utilizzato per fare i puntaspilli, è ancora più facile, lo possono fare veramente tutti e non è necessario avere la macchina per cucire, perché cucire è anche senza macchina per cucire. D'altronde prima non esisteva, quindi prendiamo questa parte qui, questo è il dritto, prendiamo un bel lago, insomma, deve essere anche non eccessivamente lungo, ma neanche troppo corto, una media misura, ecco, magari questo potrebbe, sì, questo va bene. Inizio a fare una cucitura a mano, anche abbastanza ravvicinata, in questo modo, ok, tira bene il filo, ad una distanza dal bordo non esagerata, non esagerata. Io l'ho fatto ad occhio, se vuoi te lo dico perché voi me lo chiedete nei commenti, una distanza più o meno di 1 centimetro l'ho fatta, ok? Puoi farla anche meno di 1 centimetro volendo. Ok. E faccio così per tutta la circonferenza, come abbiamo fatto quando abbiamo cucito lo yo-yo. È simile, proprio molto simile allo yo-yo come modalità. Allora, questo è il dritto e questo è il rovescio, quindi continuiamo. Così.
Ovviamente se sai usare la macchina per cucire puoi fare una cucitura a imbastitura, quindi una cucitura bella lunga, magari anche due, una a fianco all'altra, quindi due cuciture, una a fianco all'altra, molto molto lunghe, ecco. Però siccome voglio fare questi tutorial anche per chi non ha la macchina per cucire, dunque lo facciamo insieme, ci facciamo compagnia. Quindi io sto cucendo, ma insieme a te alla fine, come se fosse una diretta. Ok, iniziamo a dargli un po' di forma, ecco qua. Adesso sono arrivata all'altra estremità e tiro, tiro, ok, ma non più di tanto. Allora, adesso dobbiamo infilare all'interno la mia imbottitura. Ovviamente questa è troppa, quindi ne prendiamo un pochino, vediamo un po', così, ecco, all'interno, ecco qua, è un po' vuotina, ok, quindi ne mettiamo un altro po', poi vabbè ti regoli mano a mano che insomma lo fai. Ecco, io direi che questo mi piace abbastanza, come imbottitura va abbastanza bene. Continuo a tirare questa parte qua e blocco questa cucitura, cioè l'apertura. Ok. Allora, qui possiamo usare o la colla oppure la colla normale oppure la colla a caldo e iniziamo a decorare. Vedi che carino. Questo va comunque fissato con, secondo me, la colla. Diamo una forma più, ecco, ci mettiamo un goccio di colla a caldo e la inseriamo all'interno così che stia bella ferma, così. Mettiamo le fogliette, una così, una così, ecco qua, così. Ok, abbiamo corda di vario tipo, un fiocco, così, così, così è veramente molto carino. E qua ti puoi veramente sbizzarrire con la fantasia. Ci metto questo così, e mi piace che sia un po' anche un po' arrotolato in questo modo e lo fermo con un po' di colla. Ok, vedi? Che rimanga un pochettino più rustico, ecco com'è, veramente troppo carino. E poi possiamo metterci veramente quello che vogliamo, quindi non so, possiamo metterci questo e farlo così, possiamo aggiungere anche un pizzetto molto molto carino. Allora, poi ho deciso di mettere del pizzetto, quindi ho fatto un fiocchetto con il pizzetto, poi vedi passo passo, qua ho fatto il fiocchetto iniziale. Allora, quindi attacco prima il fiocchetto, quindi mettendo un goccio di colla qui, ok, attacchiamo il fiocchetto, così,
E poi attacchiamo anche questo. Non voglio coprire troppo la parte dove c'è il pizzo, non voglio coprirla troppo. Tengo un po' premuto, vedo un po' se sono ben distribuiti, li distribuisco in questo modo, ecco qua. Poi eventualmente se ti piace con altro pizzetto lo puoi anche aggiungere, tipo se ci piace altro pizzetto, perché ci piace con più pizzetto, però secondo me no, sarebbe troppo. Secondo me è bellino così. Quindi il primo che abbiamo fatto è, come puoi vedere, molto facile, Veramente facilissimo. Non c'è bisogno di macchina per cucire, è veramente facile e poi possiamo anche profumarlo e quindi creare, diciamo, un profumo ambienti.